Nel precedente video abbiamo visto come la nostra esperienza passata ha un impatto diretto su come pensiamo al futuro e a ciò che è e non è possibile per noi oggi. Se pensiamo che passato, presente e futuro sono una dimensione unica, analizziamo questa dimensione come se fosse un'unica grande storia, la nostra storia, dalla quale estrarre dei momenti significativi che ci hanno formato. Ma come possiamo fare questa estrazione? Ebbene, te lo spiego in 5 passi. Per prima cosa considera sia i buoni che i cattivi momenti, perché entrambi hanno valore per te, per la tua consapevolezza e ti insegnano qualcosa su chi sei. In secondo luogo, domandati cosa devi fare con questi momenti una volta che li hai individuati. Ti consiglio di riportarli in maniera estremamente giornalistica, un po' come se fossero una storia tratta da un libro, descrivendo gli eventi così come si sono verificati, le emozioni che hai provato, cosa stava succedendo intorno a te in quei momenti, specifiche parole, pensieri e azioni che ti sono rimasti particolarmente impressi. Quando avrai effettuato un certo numero di estrazioni di questi momenti per te significativi, allora potrai domandarti: ci sono dei sentieri emotivi o dei percorsi interni che noto e che tendono a ripetersi? Delle strade a livello di pensiero che percorro più di frequente rispetto ad altre? Questo stesso processo di estrazione vale anche nell'ambito dei momenti della tua vita lavorativa. Quindi individua momenti in cui ti sei sentito orgoglioso per un risultato che hai raggiunto, in cui eri impegnato in un'attività che ti piaceva così tanto da non accorgerti del tempo che passava o di cosa stava accadendo intorno a te. Oppure ancora momenti in cui hai sentito di essere stato veramente di aiuto a qualcuno. Questa attività potrebbe non risultare immediatamente semplice, e questo perché, come tutte le cose, quando sono nuove, occorre sicuramente una certa dose di allenamento e pazienza. Quindi inizia con l'estrarre anche soltanto piccoli momenti in cui magari hai creato qualcosa, risolto un problema pratico che ti si è presentato nella tua quotidianità, avuto un incontro lavorativo che è risultato essere significativo per te. A questo punto, quando guarderai le storie che hai estratto nel loro insieme, comincerai a vedere una certa direzione, un certo significato. Quando lo farai, chiediti a questo punto la seguente domanda: in base a quali valori stavo agendo, a quali principi mi stavo ispirando, a quali principi stavo pensando? Quali altre scelte od opzioni avevo a disposizione? Quali alternative potevo considerare? Qual era l'impatto, il segno che volevo lasciare al lavoro? Cosa volevo trasmettere di me in quelle situazioni? Il passo finale del procedimento sarà infine provare a sintetizzare le risposte a queste domande in un'unica frase, un po' come se fosse il file con cui salveresti la tua personale raccolta di storie sul desktop della tua mente. Ora, al termine di questo processo, sicuramente avrai guadagnato maggiore consapevolezza e anche senso di chi sei, guardando al passato, presente e futuro nella loro globalità. E questo ti permetterà di avere una sorta di navigatore per cercare e riconoscere il lavoro della tua vita, o valutare se quella posizione che già stai ricoprendo ti consente di fare ciò che per te ha maggiore significato. Da qui in poi in realtà dipende da ognuno di noi. Trovare un senso di scopo alla propria vita e quindi un lavoro che lo soddisfi è un processo continuo che è fatto di tentativi, insegnamenti che mettiamo da parte lungo la strada, errori che a volte ci possono abbattere, ma anche successi che ci rincuorano e quindi ci invitano a perseverare. In ogni caso è sempre un viaggio dentro di noi che vale la pena di affrontare. Visto questo processo, se vuoi andare ancora più in profondità in questo tuo viaggio alla ricerca della felicità professionale, contattami e parliamone insieme.